Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video, perciò rimanete con noi fino alla fine. Prima di cominciare, iscrivetevi e condividete il nostro contenuto, ci aiuta più di quanto immaginiate. Grazie di cuore. Il mondo del gossip è stato scosso da una voce che nessuno si aspettava. Proprio quando sembrava tutto pronto per il grande sì, le nozze di Gökberk YLDRM e della sua storica compagna, Cemre Arda, sono state annullate a un passo dall'altare. La notizia ha incendiato i social e le chat di addetti ai lavori, perché il motivo che rimbalza dietro le quinte è tra i più delicati: una presunta vicinanza sentimentale tra Gökberk e una collega molto conosciuta nell'ambiente. Una vicenda che, raccontano, avrebbe fatto crollare in poche ore mesi di preparativi e anni di fiducia. Secondo quanto trapela da fonti interne, la coppia aveva già riunito le famiglie, fissato la data, prenotato location e servizi. Addirittura, inviti già spediti ai più cari, programma definito per quella giornata speciale, e perfino un itinerario di luna di miele scelto con cura, tra mare trasparente e città d'arte. Tutto all'apparenza solido, luminoso, inarrestabile. Poi, a un pugno di giorni dal sì, lo stop. Una telefonata gelida, una riunione difficile, e la decisione finale: rinviare, anzi, annullare. Amici e fan sono rimasti senza parole, sospesi tra incredulità e dispiacere. Nelle stanze dei set e dei manager si sussurra che la relazione si sia incrinata da tempo, complice l'attenzione crescente verso la sintonia tra Gökberk e una coprotagonista con cui avrebbe incrociato spesso impegni di lavoro e serate in compagnia di amici comuni. Incontri che, dicono, inizialmente erano solo professionali, poi sempre più frequenti, poi inevitabilmente notati. Cemre, riservata ma attenta, non avrebbe fatto finta di nulla. L'ombra del dubbio, insinuandosi dove prima c'era complicità, avrebbe disegnato un solco difficile da colmare. E quel solco, con lo sguardo di tutti puntato addosso, sarebbe diventato una voragine. Dopo l'annullamento, i riflettori si sono spostati su di lei. Il silenzio di Cemre Arda, specialmente sui social, non è passato inosservato. Meno storie, meno sorrisi in feed, meno indizi sul suo quotidiano. Chi le è vicino parla di una delusione profonda e di un bisogno reale di proteggersi. Qualcuno sostiene che stia scegliendo il ritiro e la calma, almeno per qualche settimana, evitando eventi mondani e presenze fuori dal set. Una pausa per fare ordine, per asciugare le lacrime lontano dai flash, per capire come ripartire senza farsi travolgere da un racconto che sembra scivolare di mano a tutti. Dall'altra parte, Gökberk YLDRM non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. La sua voce, per ora, è assente. Le persone del giro giurano che stia vivendo giorni complicati, sospeso tra dispiacere e tentativi di gestione della tempesta. Dicono che preferisca tacere non per sottrarsi, ma per evitare di alimentare un incendio già fuori controllo. Eppure, lo sappiamo, quando la star tace, il gossip urla. Ogni ora senza parole diventa un capitolo in più nella storia che il pubblico racconta al posto dei protagonisti. La terza persona chiamata in causa, una collega che tutti conoscono, ma che ha scelto di non intervenire, si mantiene lontana dall'eco delle accuse. Evita di parlare di sentimenti, sorride solo alle novità di lavoro, e scivola oltre i commenti che la taggano. Nessun riferimento, nessun indizio, nessuna conferma né smentita esplicita. Una strategia che da un lato protegge, dall'altro stuzzica i sospetti. È davvero solo un caso? O c'è un retroscena che ancora nessuno ha avuto il coraggio di raccontare? Ufficialmente, tutto resta sospeso. Però l'annullamento last minute, incrociato con le voci che rimbalzano nei corridoi dei set, è già diventato l'argomento più incendiario della settimana. Ora gli sguardi corrono instancabili verso Gökberk YLDRM e, dall'altra parte, verso Cemre Arda. C'è chi aspetta un comunicato, chi una foto, chi una smorfia che tradisca la verità. Perché è in questi dettagli che la gente pensa di leggere il cuore. Le indiscrezioni dicono che la decisione abbia trafitto entrambi. Si racconta che Gökberk stenti a trovare le parole giuste persino con i familiari e gli amici storici. Le aspettative erano altissime,
e ad alzarle era stata la precisione con cui era stato curato ogni aspetto del grande giorno: prove menù, abiti, musica, promesse sussurrate tra uno scatto e l'altro di prova. Vedere tutto polverizzarsi proprio ora rende l'urto più doloroso e più difficile da spiegare a chi è stato coinvolto con entusiasmo e affetto. Cemre, da parte sua, avrebbe scelto un profilo bassissimo. Un set e poi casa, una breve visita da un'amica fidata e poi silenzio. Chi le sta accanto parla di una richiesta netta: tempo. Tempo per capire, tempo per sentire, tempo per smettere di misurare ogni gesto sulle aspettative altrui. Un bisogno semplice e umano, che spesso i riflettori dimenticano. Eppure, è proprio nell'assenza di movimento che si costruiscono le decisioni più importanti. Intanto le dicerie continuano a crescere come la risacca sotto un molo. Il nome di Gökberk viene trascinato in un vortice dove il confine tra verità e congettura si fa sottile. Qualcuno sostiene che il clamore abbia inciso in modo diretto sulle nozze, altri che la scelta fosse già nell'aria e che la voce sulla collega abbia solo accelerato il countdown. Per ora, l'unica certezza è che ogni frase detta in pubblico potrebbe diventare un boomerang. Ed è anche per questo che, pare, Gökberk preferisca restare in silenzio, proteggendo ciò che resta del privato e soprattutto la sua traiettoria professionale. Quanto alla collega coinvolta, l'atteggiamento resta lo stesso: calmo, imperturbabile, quasi didattico. Appare dove deve apparire, promuove i suoi lavori, evita ogni deviazione. Una mossa intelligente per chi non vuole farsi travolgere dalla narrativa del momento. Ma più il suo nome risuona per assenza, più il pubblico si interroga: è tutto un malinteso? O c'è una verità impronunciabile che richiede ancora tempo per essere ammessa, anche solo tra le righe? C'è chi assicura che non sia stata soltanto una questione di gelosia. Si mormora di divergenze emerse a ridosso delle nozze. Dove vivere, come incastrare i progetti, quanta esposizione concedere alla vita privata, come proteggere quel perimetro sacro che è l'intimità di coppia. Dettagli che si sono trasformati in nodi. E quando nel mezzo dei nodi si è infilato anche il sospetto verso la collega, la corda ha dato uno strappo secco. Una crepa piccola che, con le pressioni e la fretta, è diventata fenditura. Dicono che la riunione in cui si è deciso di fermare tutto sia stata una stanza piena di emozioni. Voci rotte, sguardi lunghi, il dolore di chi guarda il futuro e non lo riconosce più. Per lungo tempo Gökberk e Cemre avevano difeso la loro storia con discrezione e disciplina, costruendo passo dopo passo qualcosa di molto loro. L'irruzione del pettegolezzo ha cambiato i tempi, ha guastato i piani, ha messo alla prova i caratteri. E il colpo più duro, forse, è stato constatare che a pagare il prezzo più alto non sono stati i titoli dei giornali, ma gli sforzi silenziosi investiti dietro le quinte. Tra i dettagli che rimbalzano, ce n'è uno che molti leggono come scelta lucida: in questa fase, Gökberk vorrebbe concentrare ogni energia sulla carriera. Nuovi copioni sul tavolo, un paio di meeting internazionali, persino l'idea di un periodo più lungo all'estero per respirare un'aria diversa e non farsi inghiottire dalla spirale del racconto privato. Chi gli sta accanto sostiene che stia imparando molto da questa caduta di stile del destino e che ritenga inutile, se non dannoso, spiegare troppo adesso. Forse parlare chiarirebbe, forse complicherebbe, ed è proprio questo forse che lo trattiene. Nel frattempo, pare che anche Cemre stia maturando il desiderio di una svolta intima. Una routine fatta di sport, letture rimandate, tante chiacchiere con un paio di amiche storiche, e un'attenzione nuova ai propri obiettivi professionali. Non una fuga, ma un riallineamento. Il suo silenzio, lo dicono tutti, non è resa, è un modo per preservare la propria dignità, per trasformare uno shock in un punto di partenza. Ci sono ferite che pretendono discrezione. E lei, con la sua eleganza naturale, sembra averlo capito fino in fondo. Per ora, nessuno mette firme sotto le ricostruzioni. L'assenza di conferme e smentite puntuali, però, tiene caldo l'argomento. Bastano 2 scatti rubati, un like di troppo o un'assenza a un evento, e i racconti decollano. Eppure la sensazione è che la storia non sia finita qui. Certe vicende hanno un istinto strano, tornano, si trasformano, riaffiorano con nuovi dettagli.
E i dettagli, si sa, sono il pane dei curiosi e il tormento di chi vorrebbe solo riposare. Quel che è chiaro è l'impatto su chi sta attorno. Non solo perché amici e colleghi avevano già segnato in agenda il giorno della festa, ma perché le famiglie erano entrate nel ritmo dei preparativi. Incontrarsi, conoscersi, dividersi i compiti, immaginare i brindisi e le foto di gruppo. Spegnere una macchina simile a pochi giorni dalla partenza non è facile per nessuno. Restano prenotazioni da annullare, abiti da riporre, conversazioni sospese. Restano soprattutto i sogni che qualcuno dovrà ripiegare con cura per non sciupare. Ecco dove siamo adesso. Un amore in pausa, domande in sospeso, versioni che circolano e verità che preferiscono aspettare. Se arriverà una dichiarazione, potrebbe ribaltare tutto in un attimo, riscrivendo i ruoli di questa vicenda. Se invece prevarrà il silenzio, saremo costretti a leggerne i capitoli nel linguaggio degli sguardi e dei gesti. In ogni caso, gli occhi restano puntati su Gökberk YLDRM e su Cemre Arda, mentre il nome della collega evocata continua a ronzare come un segreto che non vuole scegliersi una forma definitiva. Noi continueremo a seguire la storia con attenzione, rispettando i tempi di chi la sta vivendo in prima persona. E quando ci saranno novità, sarete i primi a saperlo. Per oggi ci fermiamo qui. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividetelo con chi, come voi, vuole capire cosa si nasconde davvero dietro i sorrisi del red carpet. Alla prossima!